Il primo tramonto tunisino. Guardate che mare che c'è. Uno specchio, una tavola. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è sabato 24 dicembre 2022. Ci sono la bellezza di 8 gradi, quindi ben al di sopra delle nostre aspettative. Ci stiamo avvicinando ovviamente al porto di Genova, faremo un po' di strada normale, come vedete siamo dalle parti di Voghera. Faremo una sosta, benzina e poi diretti in autostrada, direzione porto di Genova. Siamo arrivati alla pompa di benzina, abbiamo fatto benzina a sufficienza anche per domani. Questa è Cinzia e questo è il CS. Abbiamo attrezzato le borse in questa maniera. Lì dietro abbiamo i nostri abiti, a destra e a sinistra un po' di tecnologie, un po' di attrezzi, un po' di roba varia. E qui abbiamo una borsa che saliremo sopra, dove abbiamo gli indumenti per dormire, abbiamo il cibo per oggi, abbiamo tutto l'occorrente per questi 2 giorni, in maniera tale che una volta che arriviamo al porto carichiamo la moto, stacchiamo la borsa e si va in camera. Adesso bando alle ciance, qui come vedete c'è un po' di movimento che è la pompa di benzina. Adesso da qui ce ne andiamo direzione Genova, vero Cinzia? Sì, ovvio, e il meteo e la temperatura soprattutto per quanto mi riguarda ben oltre le nostre aspettative. Sento quasi caldo, non vorrei esagerare ma sento quasi caldo. Bene. E non sono vestita da un vino Michelin, quindi non ho esagerato. Normale, diciamo, come andiamo sempre. Come vedete siamo in autostrada esattamente sulla A7. Qui è un tratto abbastanza tortuoso dove il limite è 90 all'ora e pieno di curve. E noi abbiamo messo il cruise control e si va di curve. È abbastanza carica questa macchina che abbiamo sorpassato. Siamo tra i 7 e gli 8 gradi, ma si sta divinamente in moto. Come vedete le cime delle montagne qui sono immerse nella nebbia, ma dovremmo arrivare dalle parti di Genova e trovare un tempo migliore. Dovrebbero esserci dai 12-13 gradi circa, queste davano le previsioni. Siamo in anticipo rispetto all'orario di partenza perché la nave salperà alle 15, ma in realtà sulla mail del check-in ci invitavano ad arrivare circa 5 ore prima, quindi noi alle 10 saremmo dovuti essere giù, ma 5 ore prima ci è sembrato un po' troppo eccessivo. Dovremmo essere giù per mezzogiorno, che comunque ci sono 3 ore prima della partenza. L'imbarco chiude 1 ora prima della partenza, quindi alle 14, e diciamo quindi che siamo ampiamente in orario. Adesso noi ci sciroppiamo questi ultimi 40 km circa di autostrada. Ragazzi, questo è un evento il 24 dicembre, sentire Cinzia che dice è quasi caldo e gli ho detto poco fa: ma ti rendi conto che oggi è il 24 dicembre e noi siamo in moto? Ti rendi conto che gli altri anni stavamo con la moto ferma già da un mesetto abbondante, un mesetto e mezzo, e adesso invece siamo in moto? Ci sta graziando il meteo perché generalmente dicembre scorso non c'erano queste temperature. Invece per ora diciamo che è tutto molto giusto. Ragazzi, siamo in autogrill. Ho fatto una sosta, avrei voluto dare una pompatina alle gomme perché sono nuove e si stanno assestando. Ho perso circa uno 0,20 per pneumatico, ma qui dove ci siamo fermati non c'è, ma non è un problema. Ho il compressore adesso per non aprire tutte le borse, ma le gonfierò altrimenti una volta arrivati in Tunisia. Cinzia ne ha approfittato per fare un salto in bagno e nel frattempo ci stiamo lasciando alle spalle il grigio e man mano che ci avviciniamo verso il mare si sta aprendo il cielo e la temperatura si sta alzando. In questo momento ci sono circa 8 gradi e mezzo, fino a poco fa ce n'erano 7, ma è tutto molto giusto. Vediamo altre moto che sono passate, altri 2 GS in questo momento, secondo me vanno dove stiamo andando noi. Eccola qua, sta arrivando Cinzia, tutta bella contenta semplicemente perché sta bene in moto il 24 dicembre. Ragazzi, è il 24 dicembre, siamo in moto, ci sono 8 gradi e io rido. Strano ma vero. Ridi perché? Rido per la temperatura. In attesa, 8 gradi molto raro. Sì. Non ci aspettavamo. No, dicembre di solito da noi no, 8 gradi non ci sono, magari in Liguria sì, in Lombardia no. Noi stavamo pensando al ghiaccio, al freddo, alla pioggia. Quando abbiamo visto le previsioni 8-9 gradi, fantastico. E adesso che andiamo verso il mare le temperature si alzeranno.
frattempo Cinzia non li ha visti, sono passati 2 coppie con il GS, Sì? carichi, e secondo me li troveremo vedremo al porto. porto. Go, si va! No, qua bisogna andare dritto a seguire questi qua. Ragazzi, siamo arrivati, Tunisi. Questa è la situazione e questa è la coda per arrivare all'imbarco. Adesso ci mettiamo qui e ci facciamo la nostra coda. Siamo arrivati al porto di Genova, questa qui è la fila che ci aspetta. L'unica moto che c'è insieme a noi è di questo ragazzo qui davanti, lui si è organizzato con un gruppo di altre moto di Palermo e vanno in Tunisia. Invece le altre poche moto che abbiamo visto lungo la strada, praticamente nessuno di quelle moto lì è in coda con noi, quindi crediamo che stiano puntando il Marocco, perché davanti a noi avevamo 2 Yamaha 700 con tassellate, borse morbide e quant'altro, e credevamo venissero con noi, invece no, loro probabilmente c'è un'altra nave che va per il Marocco, vanno in Marocco. Noi in Marocco l'abbiamo fatto nel 2018, quindi Tunisia. Fa caldo. Non ci Sentire Cinzia che dice il 24 dicembre fa caldo, effettivamente sono 15-16 gradi, è fantastico, temperatura fantastica. Abbiamo fatto soltanto 130 km da casa nostra, ma quando abbiamo passato l'Appennino, siamo entrati dal Piemonte alla Liguria, il meteo si è cambiato così. Anche quando siamo partiti effettivamente c'era 8 gradi sotto una leggera pioggerellina, però sì. Leggera pioggerellina che ci ha fatto compagnia fino a Voghera, dopodiché siamo andati lisci come l'olio. Vuol dire che dobbiamo utilizzare un po' più spesso la moto anche in inverno. Sentito? Quindi prossimo anno altre progettino, con calma, andando godiamoci questo, poi vedremo. Adesso facciamoci questa attesa, per fortuna il tempo è buono, non piove, perché stare delle ore sotto l'acqua qui in attesa è stato eccessivamente snervante. Ragazzi, siamo il terzo mondo, per fare il check-in non potete capire che dramma che è. Sono le 14:25, la nave dovrebbe partire alle 15, cosa che è impossibile fondamentalmente. Siamo il terzo mondo, non potete capire che resta, perché adesso c'è la fila per farti controllare il biglietto, più paghi una tassa di soggiorno che sono circa 20 dinari, sono 7 euro, poi devi fare il controllo alla polizia. Guardate che dramma che è. Questa è tutta la fila per il biglietto e poi si va di là per la fila per il passaporto. Tutta la tranquillità di prima è svanita, praticamente dopo esserci fatti la coda per il ticket si fa la coda per la polizia di Stato, quindi qui si fa altra oretta di coda. Nel frattempo sono le 3 passate. A parlare con i tunisini che sono in coda, a quanto pare è routine questo rallentamento continuo. Ma dico io, un bel check-in online, come per gli aerei, si va. A volte penso che siamo noi il terzo mondo, basta uscire fuori dall'Italia per rendersi conto di quanti anni luce siamo indietro. Comunque ci facciamo questa coda, guardate qua. Un incubo, ragazzi, un incubo questo check-in. Adesso mi ci hanno detto venite avanti con la moto, sono le 4:20, la nave deve partire alle 3, immaginate quanto ritardo ha. Adesso però devo far tenere la larga questi qua, vediamo come siamo messi qua. Poi mi fermo qui. Tra l'altro questo tira fuori un tanto di quel fumo che fa paura. Vediamo un po'. Grazie mille. Ce la facciamo, ragazzi, ce la possiamo fare. Alle 4:15 entriamo nella pancia della nave, che tra l'altro non è neanche quella che avevamo prenotato, perché quell'altra si chiamava diversamente. Vediamo dove ci fanno mettere. Grazie. Ma ci mettiamo qua? Sono passate le 17:30 e siamo ancora al porto di Genova. Un netto ritardo porta la nave. Diceva un ragazzo della sicurezza che praticamente quelli di grandi navi veloci, quelli del porto, anziché iniziare alle 8 sono presentate alle 10:30. Di conseguenza siamo oltre 1500 persone su questa nave. Immaginate di fare il check-in singolarmente, insomma è stato veramente drammatico. Tempo di farci una doccia, siamo usciti, Cinzia adesso è al telefono e siamo ancora qui nel porto. Ecco, questa è la situazione. Questa è un'altra nave che credo che vada in Marocco, non so dov'è. Questa è l'unica nave che va in Tunisia, sempre di grandi navi. Adesso vado a recuperare Cinzia, che tra l'altro ha anche il pranzo di oggi, e pranziamo in orari assurdi, perché oggi è stata veramente una giornata molto stressante. Come vedete
sono vestito molto leggero, Cinzia addirittura è soltanto con la felpa, fa caldo. Oggettivamente questa mattina era fresco, ma abbiamo viaggiato da Dio. Vado a recuperare Cinzia, che ho fatto. Dopo 2 ore di ritardo riusciamo a partire da Genova. Ragazzi, questa è la nostra suite, invasa da tutto e di più. Sono circa le 8:30 e uno stress continuo. Adesso ho preso questi altri due moduli da compilare, e uno per la moto e uno per il passeggero, e sono da consegnare qui. C'è una fila incredibile, non finisce più. Oggi è solo stress, solo fonte di stress. Adesso andiamo sopra, ci compiliamo queste due cose e poi ci facciamo la fila. Guardate qua che fila che c'è, è tutta fila questa. Adesso andiamo, ce lo compiliamo e via. Cinzia ci aspetta dentro la cabina, sta finendo di fare la doccia. Vado, compilo e consegniamo sta roba qua. E non potete capire che fila c'è al ristorante. Noi per fortuna che ci siamo organizzati col mangiare a bordo, ma se no sarebbe stato drammatico. Anche al ristorante, fila chilometrica. Ok, ecco la cabina, entriamo e si va. Cinzia è dentro a fare la fila per dei documenti, sto qui fuori a fare una boccata d'aria. Mi sto sentendo letteralmente poco bene. Dentro fa caldo, c'è il res, tutti in coda, tutti che ciondolano a destra e a sinistra. Chi rimette, guardate, è veramente impegnativo. 11:15 e Cinzia è ancora a fare la coda, fino a poco fa ero con lei. Adesso io l'ho lasciata, sto tornando in camera, sono davanti alla porta della camera, mi prendo un po' di xamamina perché non è serata. Vi saluto, vi do appuntamento a domani. Ciao. Buongiorno Di Matti. Buongiorno e buon Natale! Ragazzi, buongiorno e buone feste, buon Natale. Non so se ci sentite perché c'è un vento sostenuto e siamo vicino ai motori, ma la giornata è fantastica. 25 dicembre solo con la felpa, mare aperto. Ieri sera, per avere il documento firmato, avere il libretto della moto obliterato e avere una carta di circolazione loro, ragazzi, abbiamo finito le pratiche a mezzanotte e 20. E vi devo dire la verità, senza Cinzia non avrei potuto fare nulla, perché io alla fine 2 o 3 volte l'ho abbandonata perché mi stavo letteralmente sentendo male, e vedere gente che rimetteva a destra e a manca è stato veramente dura ieri sera. Dopodiché la xamamina ha fatto il suo effetto, mi sono addormentato e stamattina ci siamo svegliati che erano le 9:30. Adesso siamo in navigazione, c'è un bellissimo sole, è un po' ventilato, ma per essere il 25 dicembre è decisamente tanta roba. Sono le 13:15, c'è una coda al ristorante, ragazzi, che non ve lo dico neanche. E adesso non resta che avere pazienza e attendere l'arrivo a Tunisi. Ci vedremo tra poco. Una buona notizia, ci hanno appena annunciato di liberare la stanza, la camera per le 15, l'arrivo è previsto per le 16. Nonostante le quasi 3 ore di ritardo della partenza, noi ci aspettavamo di arrivare molto tardi in Tunisia, e probabilmente invece loro hanno in canna, diciamo così, delle ore in più, un po' per il mare e un po' per il disastro che è successo ieri, che ha detto anche i ragazzi che lavorano alla vigilanza del porto di Genova, si vede raramente un ritardo così mostruoso. Comunque, per ora una buona notizia, si dovrebbe sbarcare alle 16. Ragazzi, sono le 4:30, non siamo ancora scesi dalla nave, non vedo l'ora di scendere, siamo in coda qui, ma è un massacro. Di contro ci saranno 20 gradi, quindi è tutto molto figo. Vedete che casino? Di là, ok. Oh, ce ne possiamo andare. Ce ne possiamo andare da sto bordello, ragazzi. Non potete capire qua che cos'è. Un disastro uscire da qui. Loro che suonano dentro la pancia della nave, accendono le auto, è caos totale. Adesso l'obiettivo è arrivare qua fuori, passare la dogana e fare l'assicurazione e andarcene fuori dalle scatole. Ok, abbiamo fatto l'assicurazione per la moto, abbiamo cambiato i soldi. Questa è la frontiera tunisina, è un vero macello qua, vi rimbalzano a destra e a manca, vi fanno un po' impazzire. Comunque sì, sali.
Comunque abbiamo fatto, c'è un po' di fiatone perché ho corso come un matto. Sì, ma attacchiamo, pensiamo a uscire dalla nostra frontiera qua, dopo attacchiamo tutto. Cinzetta, abbiamo... Ok, non si finisce mai. Ciao! Le passaporti. Oh. Ok, ecco l'ennesimo controllo. Ok, no problem. Abbiamo appena passato la Tunisia, la frontiera dogana. Questa è l'accoglienza che c'è, gente che vende fiori, bandierine. Io mi infilo i guanti, mi attacco l'airbag e si parte direzione Hammamet. Il primo tramonto tunisino. Guardate che mare che c'è. Uno specchio, una tavola. Non vi dico il traffico che c'è. In questo momento a fianco a me ho un furgoncino con una famigliola intera. Ci saranno 6 persone su davanti. Questo qua. Minimo in 3 si va sugli scooter qua, Però guardate che colori. Ci sono 20 gradi e mezzo, quasi 21 e sono le 17:10 in questo momento. È tutto molto hard qui. Ed è il 25 dicembre, ragazzi. Adesso stiamo puntando a Hammamet, puntiamo la nostra struttura, doccia e non vedo l'ora di farmi una bella doccia e riposarmi. O comunque respirare un po' d'aria all'aperto, che tutte quelle ore in nave, fantastico, colori top. Ragazzi, qui siamo su un ponte, dietro di noi c'è una fila infinita, stanno fotografando anche loro questo tramonto. Davanti a voi Tunisi, guardate che roba è. C'è questo ponte super mega moderno con i colori e questo tramonto, e da quella parte lì c'è l'Italia. Beautiful. Adesso però andiamo. Questa è Hammamet. Siamo a circa 450 metri dalla nostra struttura. Qui bisogna avere 1000 occhi, perché guidano un po' come alla Spinozzo. Vi si attaccano al culo, lampeggiano, corrono con le 4 frecce, hanno tutto il loro modo di guidare e bisogna stare a orecchie ritte. Girano senza tirare via le frecce, mettere le frecce, insomma ecco, adesso siamo in pieno centro qui, 250 metri dalla nostra struttura. Finalmente abbiamo trovato l'hotel, è in un complesso gigante all'interno del quale ci sono 4 hotel e qui Cinzia è andata a fare il check-in. Adesso entreremo e... Grazie. Così funziona qua. Ci ha fatto un bel pezzo a piedi. Vabbè, tanto parcheggiamo qui, poi vediamo come sistemarci. Siamo arrivati alla prima struttura, ci hanno fatto il drink, check-in, si recupera la moto, si scaricano i bagagli e si va sotto la doccia. E poi cena. Buon Natale. Questa è la struttura di questa sera. Cinzia ha già fatto un check, qui c'è il bagno. Qui c'è una camera ampia e spaziosa, già invasa dalle nostre cose, di tuo gradimento. Qui c'è Cinzia, sì. Qui c'è Cinzia, ma soprattutto... E la chicca sta per arrivare. Qui fuori, ragazzi, qui fuori è tantissima roba. Peccato che c'è buio, ma domattina speriamo di farvelo vedere meglio. Qui sono delle amache, delle sdraio, c'è una piccola siepe, c'è il mare. Si sente soltanto il rumore delle onde, fantastico. È tutto molto giusto, ci saranno 15-18 gradi in questo momento. Adesso doccia e poi si va a trovare qualcosa da mettere sotto i denti, penso. Che dici? Sì. Ci siamo all'interno della struttura, questa è parte della nostra casina, è qui sotto in realtà. Bungalow. Il bungalow. E questa è quella della reception. Adesso ci accingiamo ad andare a cena. E Cinzia, digli un po', la camera ti ha sorpreso? Molto, vabbè, sapevamo però. Non così, la sorpresa è stata a fronte mare, sinceramente tra tutte quelle che abbiamo prenotato non ricordavo. Questa ha una vista a fronte mare decisamente fantastica. Sì, al domattina modico prezzo di 51 con euro la colazione con la inclusa. colazione, quindi è tantissima roba. Adesso andiamo a trovare qualcosa da mangiare. E questa è la reception dell'hotel. E la moto è qui fuori. Facciamo 2 passi ed ecco qua la moto, eccola qui. C'è anche un pianoforte. La moto è parcheggiata esattamente qui, quindi preciso proprio. Eccola qua. Abbiamo trovato questo localino molto carino, molto tipico, e mangeremo pesce. Questo è il loro antipasto. Ho detto, questo è l'antipasto della casa offerto da noi. E Cinzia stava facendo un piccolo check sulla tappa di domani.
Ma adesso Adesso è ora di è arrivato l'ora di mangiare, dai, buon appetito. E dopo l'antipasto, guarda un po', ragazzi, c'è tutto e di più: calamari, cozze, gamberetti, polipo, tutto e di più. Abbiamo anche la luce adesso, una novità Ci di siamo questo viaggio. evoluti anche di L'ennesimo accrocchio l'ennesima tecnologico. spesa, Comunque abbiamo cenato, cena molto ottima e abbondante, vi devo dire. Abbiamo speso più o meno 32 euro, 104 dinari. È avanzato il pesce, oggettivamente ne era decisamente tanto. Abbiamo fatto 2 passi. Abbiamo comprato la Abbiamo SIM. anche la scheda SIM, l'abbiamo comprata in caso di emergenza, non perché dobbiamo telefonare, ma dovesse succedere mai qualcosa abbiamo un numero, abbiamo una scheda che ci permette di chiamare dei soccorsi, quello che ci servirà. Speriamo di non usarlo. Sì. Adesso stiamo andando verso il nostro hotel, che è qui alle vostre spalle, voi non lo vedete. Abbiamo un po' di cose da fare. Abbiamo un po' di cose da fare, io devo scaricare i video di 2 giornate, Devo lavare i capelli, sistemare i bagagli per domani. montare la pillolina e insomma poi domattina la sveglia volevo farla suonare abbastanza presto, perché certa gente ha detto che vuole, se ci fosse la possibilità, al mare. farsi una mezz'oretta di mare, vederlo, perché a quell'ora sarà fresco. Comunque la posizione che abbiamo della camera sul mare è fantastica. Abbiamo scelto non a caso questa struttura per questa terrazza, Però ma non la ricordavo. io me ne ricordavo perché c'era anche la foto. Cinzia invece gliela sfuggita e non si ricordava, infatti non gli ho detto nulla. Ricordavo sul mare, ma non proprio fronte mare. Quando ha aperto la finestra è rimasta a bocca aperta. Con tanto di amaca e lettini fuori. Esatto, e il Già mare pronti. praticamente è a 5 metri da noi. Adesso entriamo in albergo e niente. Buonanotte. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Al canale. È gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.